Salve a tutti, sono Gianluca Landi e oggi vi parlo degli alert. Gli alert goal, come sapete, sono il primo servizio nato che abbiamo fatto di bot su Telegram nel lontano 2000 ed è stato un servizio poi ripreso, copiato e plagiato da tutti. Il mio sito di spiegazioni di come funziona e tante altre cose sono state copiate miseramente da tutta una serie di cafoni, di scappati di casa impressionanti. Siccome qualcuno mi dice, ma gli alert esistono sempre, ma ci sono sempre, certo che ci sono, è una diciamo, delle cose più longeve, ripeto, esiste dal 2019, ormai sono 6 anni, e ci sono circa 2 o 3 persone che sono abbonate, qualcuno me lo ricorda, sempre dal primo giorno di ottobre 2019, quando ho fatto il corso a Napoli ed era uscito il primo alert che hanno buttato giù le porte, era successo giù di tutto, gol annullati, fuori gioco e il gol non avevano segnato e quindi i soliti diciamo, scappati di casa, le solite cose a dire non è uscito, non funziona, non funziona. E invece, ripeto, siamo nel 2025 e gli alert ci sono e funzionano sempre. Siccome, ripeto, è da 3-4 anni che non faccio più video, non faccio niente, vado un attimino a rifare vedere come sono e andiamo a vedere i risultati che poi sono sempre tutti online, quindi voi trovate i resoconti di tutti i canali online, ok, sempre, e soprattutto negli ultimi periodi hanno avuto dei risultati davvero, davvero ottimi e incredibili. Quindi andiamo subito a vedere gli alert. Allora, gli alert goal sono sul sito bettingexchange.net, che è diciamo il mio sito dove trovate tutte le informazioni su me e su quello che faccio. Andate su servizi, abbonamenti e questa è la pagina degli alert goal. Come vedete ci sono diversi canali. Allora, il prezzo, tra virgolette, è sbagliato. Qualcuno mi può dire, ma cosa vuol dire è sbagliato? Perché avevamo fatto la promozione 2 anni fa in estate, prima che partissero gli alert di, diciamo, di Score Trend e tutta la parte di Score Trend, e abbiamo lasciato ancora quella promozione estiva. Perché? Perché la mia idea era stata circa proprio 2 anni fa di togliere i canali alert. Perché di toglierli? Non perché non funzionavano o non avevano dei rendimenti buoni, ma per non creare confusione poi con gli alert di Score Trend, perché ci sono ancora diverse persone che poi fanno confusione. Siccome gli utilizzatori da anni che li usavano dicevano ma non li togliere, ma perché? Ma sono ottimi, funzionano alla grandissima, allora li abbiamo lasciati. Quindi i prezzi sono ancora della promozione estiva di circa 2 anni fa. Allora, come funzionano? Se uno prende l'Alert Goal GL 24 euro al mese, ha tutti i canali cosa vuol dire? Ha il canale Alert Goal, c'è il gruppo delle discussioni, però non è, diciamo, non è che scriviamo tanto, se uno vuole indicazioni tutto, sì, ma io non ho più il tempo come 3, 4, 5 anni fa di scrivere, di fare, perché le cose sono troppe e quindi non ci si riesce, però c'è il canale di discussione. Poi c'è l'alert, il goal trend 90, 110 e history. Che cos'è l'alert goal trend? Sono gli alert che ricevono il valore di 90 e 110 sul GT di Score Trend vengono inviati in questo canale. Ci sono circa 300 campionati. Quindi questo qua appena raggiunge i valori li manda. Quindi io suggerisco di usare soprattutto il 110 e il 90 come conferma sugli altri canali. Poi c'è il super alert goal che sta andando alla grandissima, come il mega alert che è veramente un qualcosa di straordinario, soprattutto HT quando escono, e poi c'è l'alert light draw e il super alert light draw. Quindi come vedete i canali sono tanti e costa 24 euro al mese. Poi c'è il gold trend di Score Trend a 20 euro al mese che è compreso qui sopra. Io non suggerisco di farlo, diciamo, come abbonamento singolo, perché a quel punto c'è Score Trend e Score Trend vi potete mettere il 90, il 110 che sono già fatte, vi decidete voi i campionati, vi decidete voi la lista e poi avete tante altre cose. Io l'ho lasciato perché è compreso all'interno dell'Alert Goal GL, però ripeto, ha più senso fare Score Trend.
C'è il mega alert, che è quello migliore per chi è poco esperto, che conosce poco, diciamo, di betting, perché ci sono due canali, mega alert e super alert, e arrivano pochi segnali al giorno, ma ad altamente performanti. Quindi questo diciamo, è per chi vuole fare pochi segnali al giorno, quindi alcuni giorni non ne arriva neanche uno, alcuni giorni ne arrivano due, tre, il sabato e la domenica ne arrivano di più, e quindi avete il super alert e il mega alert. Poi c'è il super alert come canale singolo, ripeto, pochi segnali ma molto performanti, e l'alert light draw col super alert light draw, e questi vedete sono i vari prezzi. Sopra qua c'è scritto risultati, c'è il file Excel con tutti i risultati che potete andare a vedere. Andiamo a vedere per esempio il super alert. Vedete, questo è il super alert, qui la quota che c'è è almeno 1,50, quindi se nel secondo tempo non c'è almeno una quota di 1,50, i segnali non vengono inseriti, e vedete le varie strisce. Ovviamente poi ci sono un paio di loose, poi riprende, vedete tutto verde, e guardate, poi in questo periodo ci sono stati due loose, due win, due lose, ma venivamo da un periodo, vedete, tutto verde, guardate i risultati. Perché cosa succede? Come ho spesso detto, ecco, è fondamentale non solamente negli alert in qualsiasi canale mettersi lo stop loss giornaliero, perché gli ultimi 15 giorni sono stati, come avete visto, di risultati molto particolari. Chi doveva segnare non ha segnato. È fondamentale mettersi lo stop loss, perché come vedete tutta una serie di strisce di file verdi, poi arrivano tra virgolette le giornate, in genere il sabato, dove si possono avere più perdite, e poi riparte tutto. Questo invece è il mega alert, stesso discorso, vedete qui sopra tutti i risultati del mega alert, c'è la quota e tutto il resto, e vedete che c'è per esempio l'affidabilità, e andiamo adesso a vedere che cos'è l'affidabilità, e andiamo a vedere un esempio diciamo, di come funziona l'alert e cosa c'è diciamo, nel messaggio alert del canale. Ecco, questi sono i super alert, ok? Andiamo a vedere a ieri. Per esempio, questi sono gli ultimi che sono arrivati, che alcuni non sono inseriti all'interno della lista. Allora, come dovete leggerlo? Vedete che c'è scritto top. Top con 2 stellette vuol dire che, tra virgolette, qui diciamo, aspetta, non vedete quello in fondo, aspettate un attimino. Allora, non vedete l'ultimo, e va bene. Non cambia niente, quello di ieri sera, Birmingham Leyton Orient 1-0, è venuto positivo, e va bene. È arrivato al 57esimo minuto, hanno fatto gol all'80, 82, 83, insomma la quota era, quando io sono entrato a quota 2, la quota era più bassa quando hanno fatto gol, comunque si entrava a quota 2. E niente, andiamo a vedere questi qua che vedete, per esempio il Servette, ecco, quello sopra, la greca, vedete che c'è scritto top. Ecco, quando è un alert top con le 2 stelline, questo è veramente molto forte. Ma poi soprattutto bisogna andare a vedere qui sopra l'affidabilità. L'affidabilità, trovate dei video sul mio canale, è un indicatore che abbiamo inventato noi, è unico, è irripetibile, e tra poco su Score Trend ci sarà il grafico che sarà messo per il momento nell'abbonamento professional, e poi vedremo se darlo come una cosa a parte, perché è qualcosa di grandioso, lo vedrete, e poi metteremo una sorpresa nella nuova versione. Quindi c'è l'affidabilità 4 e 5. Quando l'affidabilità dal 20° minuto in poi è superiore a 5, 5 e mezza, e dopo il 30° minuto del primo tempo, per esempio, arrivano alert con affidabilità maggiore di 6 a crescere, ecco, lì il gol arriva con una probabilità davvero elevata, superiore al 90%. Quindi l'affidabilità nel primo tempo sopra 5-6 è tanta roba. Nel secondo tempo invece, se vedete un'affidabilità di 4,5 è buona. Se la vedete sopra 5, 5,5 o addirittura 6, vuol dire che è veramente tanta. Se vedete invece un'affidabilità bassa, per esempio 2,5, 2,8, 3, allora io lì suggerisco di entrare con uno stake inferiore.
Quando l'affidabilità è maggiore potete andare un pochettino, tra virgolette, più tranquilli. Quando è più bassa, quando è più bassa, invece suggerisco di uno stake più basso. Cosa si deve fare quando arriva un alert? Non è che si deve entrare subito, perché quando arriva l'alert vuol dire che non è un segnale, è un alert. Che differenza c'è tra segnale e alert? Un segnale è un qualcosa che viene mandato manualmente, per esempio con la quota, e dove si deve entrare a quel determinato momento lì. L'alert invece è un qualcosa mandato automatico da un sistema e ci dice che siamo nelle condizioni perché un gol deve essere segnato, ma il gol può arrivare subito o all'interno dei 5, 10, 15 minuti, perché si è creata la condizione perché venga il gol. Il gol, ripeto, può venire subito o leggermente dopo. Quindi io cosa suggerisco? Suggerisco di entrare a quote almeno superiore a 1,70, 1,75, farli a step e poi andare a vedere per esempio il grafico di score trend, e per chi ha l'abbonamento ha anche il goal trend, perché se mi arriva un alert e c'è un goal trend superiore per esempio a 90, a 100 o a 110 e ci sono delle barre elevate che le squadre stanno giocando, allora lì io entro. Non è che appena arriva un alert io entro, perché c'è sempre stata la polemica di alcuni scappati di casa, arriva l'alert e la quota è 1,10, 1,15, come faccio a farla? Ma chi te l'ha mai detto che va fatta a 1,10, 1,15? Quando ti arriva l'alert devi andare a vedere la quota. Io suggerisco di entrare nel mercato over corrente, non di andare a fare il successivo, perché se andate a studiarvi comunque i file ci sono diverse possibilità di entrare anche con l'over successivo. Quindi non siamo 1-0 con l'over 2,5, ma dipende dalla partita e dipende dal minuto. Quindi io suggerisco di entrare con l'over corrente, io entro con l'over corrente, ma entro a quota. A volte mi arriva un segnale al 60esimo, vado a vedermi i grafici, vado a vedere la dynamic line, vedo dove segnano di più e io entro addirittura all'80esimo minuto e mi prendo una mega quota. E qualcuno mi dice, e se segnano prima? Pazienza, che cos'è? È morto qualcuno? No, vado al prossimo alert. Se non c'è la condizione di quota per poter entrare, per esempio, io preferisco non farlo e farlo il successivo. Poi dipende sempre dal tipo di operatività di una persona e come intende farlo, anche perché a volte non è possibile farli tutti. Per esempio, io sono impegnato con tante cose, a volte quando devo fare, quando arrivano anche alert ottimi che li vedo, dico questo esce al 100%, non sono al computer, qualcuno mi chiama, sono a fare un'altra cosa e quindi non è che li posso fare tutti. Poi arriverà l'automazione, a quel punto li potete fare tutti e lì entra in gioco altre considerazioni. Però in questo caso cosa si fa? Si entra a quota, si va a vedere quando c'è la quota. Quindi, per esempio, vedete, arriva un alert qui sopra, 58 e poi ci sono i minuti, potete andare a vedere, vado a vedere come stanno giocando e decido se entrare o non entrare. Questa è la fidabilità 5,95 al 58esimo, tantissima roba questa affidabilità. E infatti il gol è arrivato. Vedete? Stesso discorso, 6,25 nel secondo tempo al 56, non è tanta roba sta affidabilità, di più, il gol è arrivato. Questa invece, vedete, è un'affidabilità più bassa, 3,71. Ecco, questo è il risultato 1-1. Questo qua mi sembra, se non ricordo, se io non sono riuscito a entrare perché ho aspettato un attimino troppo, dato che era il risultato di 1-1, ma comunque in Austria Bundesliga segnano, hanno una percentuale di uscita clamorosa sulla Bundesliga e ripeto, questo non mi ricordo esattamente, però questa è la federa più bassa. Ecco, questo invece, queste due squadre inglesi segnano tantissimo, è arrivata una fidabilità 5-4 al 63esimo, anche questo è entrato bene. Poi invece questo è un po' negativo, primo tempo, vedete, no, questo alert sul gol, non valido, vedete c'è scritto alert sul gol e questo non era da fare, infatti ce l'ho anche scritto divieto, quando c'è scritto alert sul gol non va fatto, perché cosa vuol dire? Arrivato al 17esimo minuto, hanno fatto gol al 16esimo e quindi non va fatto. Io l'ho scritto che devono passarci almeno 4 minuti, adesso abbiamo evitato il problema che c'era nel passato, però a volte può succedere che arriva sul gol e quindi non va fatto. Questo per esempio il Ranger invece, affidabilità 7,69, però al 13esimo minuto l'affidabilità acquista valore dopo il 20esimo minuto, all'inizio può essere un po' elevata e questa HT per esempio non l'hanno fatto.
Invece qui dietro la Turchia Liga 1, vedete, 5,36, stesso discorso, 56esimo e il gol è venuto fuori. Questo nel secondo tempo, 57esimo minuto, 4,91. Anche questa non era male, però era sotto i 5 e qui non hanno segnato come questa qua, però vedete questa qua se uno proprio la voleva fare, io l'ho fatta all'80, 80esimo, 82 con un micro stake perché campionato bulgaro non è che a volte segnano tanto, risultato di 1-1, quindi il più probabile, affidabilità 3,62 bassa. Ok, io l'ho fatto, ma l'ho fatto verso la fine perché ho detto entro con un micro stake, se segnano bene, ma ho aspettato la fine. Vabbè, ed è stesso discorso, è inutile che li sto a commentare tutti. Quindi dovete andare a vedere, per esempio, se c'è il top, e poi andare a vedere qui sopra, come vedete, se c'è l'affidabilità elevata. Poi andiamo a prendere, questo invece è l'allert goal, il canale, vedete, ecco un'altra cosa importante, qui ci sono le stelline. Quando per esempio ci sono 5 stelle e c'è la dinamite, lì è molto forte. Qui non ne sono indicati se hanno segnato oppure no. L'allert goal ne arrivano molti di più, quindi io suggerisco di usarlo durante la settimana e durante il weekend invece super alert e mega alert è questo più come conferma perché ne possono arrivare tanti e non è assolutamente che vanno fatti tutti. Io l'ho detto 1000 volte, voi dovete fare 2, 3, 4 segnali al giorno, 5, basta, e poi fermarvi e andare a metterci un po' di selezione, soprattutto con l'affidabilità quando c'è la dinamite. Vedete? E qui rispetto a tutto il resto, alert su gol, questo era sulla Roma che poi ne hanno fatti altri, però questo qua vedete era HT non andava fatto perché alert sul gol, anche se c'era la dinamite perché il gol aveva appena fatto, a volte arriva quando il gol è stato appena fatto. Quindi importante andare a vedere le stelline, quando arriva nella prima parte ci sono 5 stelle, ok? E c'è la dinamite lì, è molto forte e quindi potete scorrere, ripeto, tutti i vari alert che ci sono. Quindi questo è l'alert light draw, invece, e ripeto, è fatto nello stesso modo degli altri canali. Quindi è questo, ripeto, gli alert sono, e questo è il mega alert, stesso discorso. E qui vedete, ripeto, insomma, tutti i segnali che ci sono con le stelle e con tutto il resto. Il mega alert forse è il canale più forte dove ha dei risultati veramente incredibili, ma anche il super alert. Quindi mi auguro di avervi spiegato un attimino come funzionano i canali alert. I canali alert esistono dal 2019, i risultati sono sempre quelli, però suggerisco di utilizzarli perché è un po' più avanzato. Chi conosce i più indicati non sono un canale dove ci sono segnali già fatti, dove uno prende di ma sono dei canali, ripeto, alert, dove vi arriva il e dovete andare a vedere poi se appunta e ripeto fare i passaggi. Quindi questo video è per rifarvi vedere che i canali esistono sempre, sono ottimi risultati come cose che stiamo facendo, Score Trend però ha il vantaggio che lì decidete tutti. Ecco, questi sono canali già fatti, quindi quando uno entra nel canale si trova già i segnali, non deve fare niente, invece Score Trend se li deve, tra virgolette, fare lui vari alert oppure prendere le già di default predefinite, però può decidersi l'orario, può fare tante cose. Mentre qui sopra invece sono più limitati, ci sono meno campionati, però sono dei già canali. Mi auguro che insomma con questo video abbiate capito meglio come funzionano i canali alert e vi saluto al prossimo video.